facevi un po' di lavoro sulla moto, dopo cioè basta, tempo libero. Dopo figa. Okay. Cioè, tempo libero, tempo... Sì, io volevo aggiungere un commento, ma non avrei detto queste cose. Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Make Bubble. Innanzitutto volevo fare i migliori auguri di buon anno a tutti i nostri follower e a tutti i nostri seguaci, e quindi ripartiamo alla grande 2026, oggi già puntatone, e direi di cominciare subito presentando in maniera del tutto eccezionale il mio co-host direttamente da Riccione Cattolica, dove preferisci, Aldo Drudi. Cattolica, naturalizzato rizzonese, però cattolica. Ok, Catulghin. Okay. Buon anno. Buon anno a te Aldone, e saltiamo le presentazioni. Oggi un amico, un gran pilota e non solo, ci racconterà tutto direttamente da Forlì in Popoli. Forlì con il numero 13, Loris Rezzani. Cominciamo così, io comincio così però, poi dopo fate voi. Ale, bravo. Allora, subito Palestina libera. Palestina libera. Perché spiego anche perché noi poi parliamo del nostro hobby, del motociclismo che ci piace tanto eccetera, però alla fine sono cazzate rispetto a quelle che succedono là, ma grande. Cazzate vere. Sì. E io da qualche tempo, da qualche mese, più di qualche mese, non riesco a fare altro che pensare a queste povere persone che mi fanno più male rispetto ad altri che soffrono le stesse cose più o meno, perché in qualche modo mi sento un po' responsabile di questa roba qua, perché siamo dalla parte di quelli che appoggiano questo genocidio del cazzo che mi fa veramente star male. Noi accettiamo alla grande e condividiamo personalmente questo tipo di posizione, e con il buon Aldo, tra l'altro in tempi non sospetti, sui nostri caschi, anzi possiamo prenderne uno, visto che tipo quello lì del Mugello, Ara, perché voglio far vedere il logo che insomma... Sì, abbiamo fatto questo logo speciale quando è partito tutto il casino, abbiamo fatto un loghettino che alcuni piloti hanno apposto sui loro caschi. E il loghettino dice "Give peace a chance", dai una possibilità alla pace, e questa era un'idea che era arrivata da Carlo, sai? Da Carlo, secondo me sì. Io poi l'ho messo giù in grafica e parecchi piloti hanno accettato di apporre questo adesivo sul casco. Devo aggiungere una cosa: naturalmente la Palestina è la punta dell'iceberg in questo momento. A volte se la dimentichiamo schiacciata da queste altre notizie che arrivano quasi giornalmente di disastri che si creano nel mondo, però insomma parliamo di Palestina, ma non dobbiamo dimenticarci di tutta la gente che muore in mare nel Mediterraneo, che è un mare di civiltà antico, un mare meraviglioso. E abbiamo rubato tutto quello che potevamo in Africa, adesso ci lamentiamo se queste persone vengono da noi a cercare un po' di pace da mangiare. Ragazzi, io prossima puntata tribuna politica e continuiamo tutti questi discorsi. Io ragazzi non vorrei appunto approfondire più di tanto, perché vorrei cominciare a parlare di motociclette, di motori, e purtroppo lasciare un attimo questo ambito. E quindi passiamo alle moto, direi. Siamo qui per questo. Passiamo a Loris e alle moto. Allora, intanto già da come si vede, allora, no, prima domanda che oggi ancora non abbiamo fatto. Ciao Loris, mano. Ciao Aldone, non ci arrivo là adesso, ciao. E la prima domanda di solito di questo podcast. Dammi la mano. Vai. Ciao Aldone, proprietà transitiva. E la prima domanda di solito a questo podcast è: come stai e come va? In generale, così. Io Aldo. Te sei te l'ospite oggi. Io sto bene perché come dico sempre potrebbe sempre andare peggio, quindi preferisco che vada così piuttosto che peggio, certo. E quindi sto bene. Bene, questo è già un ottimo punto di partenza, diciamo. Detto ciò, io sono sempre curioso noi conosciamo Loris Rezzani, più volte vice campione del mondo e compagnia bella, pilota di rilievo, ma parliamo di come abbiamo iniziato, cioè un'amicizia ormai con Aldo ho visto un video l'altra volta, da più di 50 anni, quindi voglio partire proprio dall'inizio e Aldo ci va ad annettere tutte le vostre insomma conoscenze, ricordi e compagnia bella. Quindi intanto più di 50 anni
Piano. No, voi l'avete detto, voi l'avete 50 detto anni nel video. passato- No, ne ho Si è passati di 66, a 16 anni non avevo neanche cominciato a correre, non Ok, potevo allora conoscere comunque siamo giù di lì. 40, buttiamo 40, vai, 40. 40. Ma ok, quindi 40 anni fa, come è iniziato? Loris Reggiani come è iniziato? E cosa faceva da piccolo? Come è iniziato tutto? La tua passione e il fare il pilota? Allora, io sono Qui è lunga, l'esempio partiamo vivente, dall'inizio. l'esempio vivente che la passione non nasce, cioè non si nasce con la passione nel sangue, almeno non è successo a me. A me mi è venuta la passione di correre, comunque l'idea di correre in moto quando a 12 anni ero già orfano, avevo già perso i genitori da qualche tempo e ero andato a vivere con un mio zio che ci aveva preso in famiglia, a me e alle mie 2 sorelle, e lui mi fece conoscere un suo amico che correva in moto con i cinquantini, juniores, col Minarelli, aveva il Minarelli 50. Non mi interessava tanto la moto in quel momento. Io avevo un grosso complesso, ero piccolo, dimostravo meno di quello che avevo, quindi le ragazze, l'approccio con le ragazze a 12 anni che si Io cerca uguale. già ma non poteva essere, quindi ero molto, poi mi prendevano in giro, ero magro, piccolo, sempre nel primo O ti banco. mettevi a fumare o correvi in moto. No, non è stato quello. Il problema è che avevo proprio il complesso di essere troppo piccolo. E questo ragazzo che correva in moto, quando mi ha visto e quando mi ha conosciuto, mi ha detto: cavoli, se fossi come te vincerei tutte le gare, tu devi correre in moto, te c'hai il fisico del pilota. Cioè, capisci? Lui mi ha fatto in quel momento lì un complimento su quello che io pensavo che fosse un difetto. Bello. E quello mi ha cambiato la vita. Ho detto: da grande correrò in moto, farò questo perché è un pregio. Era diventato un talento, no? Essere piccoli e magri. Ti ha fatto trovare E l'opportunità in quello che tu vedevi un problema. Esatto. È stata la chiave di volta della mia vita, probabilmente. Poi Questa Reggio non la sapevo io. Ecco, Eh, vedi? vabbè. È bella questa qua, Molto. è una cosa molto molto bella. Non la sapevo, non me l'avevi mai detta. Si imparano E poi, cose. vabbè, dopo ho cominciato a frequentare questo ragazzo che mi insegnava come si truccava il 2 tempi, mi faceva vedere il cilindro smontato, i gradi di anticipo Quindi anche sul dell'aspirazione, dello tecnico sketch. proprio. Sì, molto sul tecnico. Infatti, io non credevo in me stesso, ho sempre avuto un'autostima molto bassa, per cui pensavo, pilota, non sarò un granché, ma farò il meccanico. Farò il meccanico del motomondiale, e ho cominciato a truccare tutti i motorini, dal mio, quando avevo 14 anni, a quello di tutti i miei amici, insomma. Poi andavamo a fare le volate con gli altri gruppi di motociclisti, gli davamo paga. Storie antiche, Ero diventato un preparatore storico del mio gruppo. Ma quindi, no, volevi dire altro? Sì. Vai, no, perché ti volevo chiedere. No, volevo chiedere a casa, cioè fino a 14 anni, quindi non avevi toccato mai la moto a livello di guida, 14-15 No, anni? ma all'epoca non esistevano le Non minimoto, non esistevano le minimoto, in più la mia famiglia non era appassionata di moto, quindi non... Quindi nasci come elaboratore, diciamo. Nasco come elaboratore, poi dopo è chiaro che mi ero costruito le mie moto, conoscendo questo qui, insomma, mi dava dei pezzi, quindi io mi costruivo le moto da solo, mi sono fatto una motina tutta stesa e poi un'altra motina da cross che mi hanno sequestrato a un certo punto, vabbè. Perché? Perché non potevo girare per strada con una roba fatta così da solo, col carburatore da 22, con l'espansione aperta senza silenziatore, eccetera. Però Storie antiche, Romagna. Io, fra l'altro, quando mi hanno preso con quella moto lì, sono scappato. Cioè mi hanno dato l'alt e ovviamente ho detto: qui se mi fermano, se mi fermano mi prendono la moto. I miei amici scappavano continuamente, non li prendevano mai. Ho detto: scappo, erano lì fermi. Ho dato gas per scappare e ho forato dopo 5 metri. La gomma dietro dopo 5 metri. Vabbè, è cominciata così. M'han preso. Ma prima avete citato una sorta di raduni, hai detto di spari che facevate
Hai detto prima, quando facevi le moto, preparavi le moto. Andavamo, ovviamente c'erano i gruppi di motociclisti con i motorini e ci si trovava quasi tutte le sere, comunque di sicuro nei weekend, nei punti dove c'erano dei rettilinei lunghi per fare le gare. Ma quindi solo dritto o proprio pista? Solo dritto. Quindi diciamo che io e Reggio siamo dello stesso anno, 58, quindi abbiamo avuto... No, io sono del 59. 59, io sono molto più giovane. Un anno, stessa età, più o meno. Due vite parallele, gli argomenti sono gli stessi. Qui tu ricorderai il pistino, ma noi prima andavamo nelle lottizzazioni e facevamo la stessa cosa, con i motorini truccati, con Cecchini Guido che mi preparava il motorino. E quindi una vita parallela che piano piano tacchete. Ci siamo conosciuti e visti nel paddock, naturalmente. Io introdotto in quel mondo da Graziano Rossi, e il Reggio è stato uno dei primi che ho conosciuto in quel periodo. Io e lui eravamo un po' più giovani dei piloti di allora, no? Graziano, Lucchinelli, quindi eravamo la seconda generazione. E ci siamo conosciuti lì, ma diciamo che la nostra vita verte più o meno sulle stesse esperienze. Poi lui è diventato un pilota, io, come dico sempre, sono un pilota mancato e mi sono un po' arrangiato a fare qualcos'altro. Bene, direi, comunque. Ma questo quindi avviene che voi entrate nel paddock nello stesso periodo della vita, diciamo? A quanti anni avevate? No, aspetta. Allora, sì, più o meno entriamo nel paddock più o meno nello stesso periodo, però io lui l'ho conosciuto dopo. Ok. Io ricordo, ti rubo un po' la scena, Reggio, ricordo Reggiani a Salisburgo con la 500 del team Nava azzurra, eravate te e Uncini. Team Nava cos'era? Team Gallina, Suzuki Gallina. E non era Nava? No, è vero, l'anno prima. Tu avevi in testa un casco bianco che sembrava una televisione. Il Ghibli Plastic Screen, che erano quelli in policarbonato pericolosissimi. E io ricordo, ero a Salisburgo e vidi una gara meravigliosa dove lui all'esordio veniva dalla 125, quindi aveva saltato. Anno, scusa, mi ripeti l'anno? 82, e fece una gara eccezionale, ma l'epilogo fu disastroso, caduta all'ultimo giro assieme 3 curve dalla fine a Berishin, a Lucchinelli, tutti più o meno in testa a questa gara. Lui era appena dietro i primi, ma era già un risultato meraviglioso. Io ricordo Loris Reggiani e dicevo, cazzo, questa è la mia età, porca puttana, guarda come va. Poi hai fatto come Miller dalla 125 alla 500. Ma in realtà io in quegli anni lì si faceva sempre 2 categorie. Io correvo con la 125 Minarelli, e poi la Minarelli mi lasciava correre anche con una 250 privata che avevo a casa, che avevo vinto col trofeo Aspes, per imparare meglio i circuiti, che per me erano tutti nuovi, no? Quindi mi iscrivevo anche alla 250 e delle volte alla 350, perché le Yamaha all'epoca bastava cambiare i cilindri, i pistoni, e potevi farlo diventare 350. Allora, se mi accettavano l'iscrizione nella 2,5, correvo col 2,5, se mi accettavano l'iscrizione invece nella 350, perché all'epoca era dura, bisognava mandare l'iscrizione, provare, sperare che ti prendessero. Ma perché c'erano molti piloti, molta gente? C'erano tantissimi piloti, ogni categoria c'erano più di 36 piloti, 36 erano quelli che potevano partire e tutti gli altri invece sarebbero rimasti fuori al sabato sera. Un po' le categorie, si partiva a 50, 125, 250, 350 e 500 e Sidecar. Ma il Sidecar non ci ho mai pensato. Non Sidecar. Sidecar. Ascolta, Sidecar se fosse inglese, ma non so. Ma questa cosa delle 2 categorie a me è una roba che mi ha sempre incuriosito. Allora, intanto perché si faceva, mi hai forse già risposto, solo prettamente per imparare meglio i circuiti, o anche c'è un fattore tecnico magari che... No, io facevo così. Ok. Poi gli altri, molti facevano 50 e 125. Allora, c'erano gli esperti delle piccole cilindrate. Nieto, ad esempio, era uno, o Lazzarini, erano 2 piloti che facevano 50 e 125. Loro si sono fermati lì, hanno vinto i mondiali lì, ne hanno vinti tanti. E si erano
erano diventati esperti lì, perché all'epoca un mondiale era un mondiale, certo, anche quello delle 50. Al contrario di quello che adesso è che stanno togliendo, secondo me è sbagliatissimo, togliendo tutti i risultati vecchi del passato. No, ma a parte quello è già da tempo, dall'avvento della donna, che le categorie sotto la MotoGP sono considerate di serie B, no? Sì, troppo secondo me. Adesso i piloti non si fermano più nella Moto 3 o nella Moto 2, non vogliono nemmeno pensarci di fermarsi lì. Però non mi ricordo più. E poi dopo c'erano c'erano i Villa, Walter Villa, Conforti, Consalvi, eccetera, per parlare di italiani, 250 e 350, e poi c'erano invece gli Agostini, Sarina, eccetera, facevano 350 e 500, però tutti facevano due categorie, tutti. Ok, ma fisicamente si riusciva comunque? Si riusciva, ma c'erano molti meno impegni di adesso. Esatto. Infatti quella era un'altra mia curiosità, cioè il weekend di un pilota degli anni 80, diciamo, dei vostri anni 80, 81, 82 e così via. Cioè, qual era più o meno il format del weekend a livello di impegni di un pilota? Cioè, se interviste, foto, lavoro nel box. No, non c'era tutta questa roba. Cioè, qua. tu vorrei sapere, e poi soprattutto quando arrivavi e quando andavi la domenica, più o meno cosa intanto facevi? C'erano le prove libere il giovedì. Il giovedì, quindi già si giovedì. E quando arrivavi tu in circuito, tipo il mercoledì? Giovedì mattina o mercoledì sera. Okay. Giovedì mattina. Se arrivavi il giovedì potevi fare prove libere. Poi venerdì e sabato c'erano 2 più 2 turni di prove ufficiali, erano tutte qualifiche. Tutte. Ok. E poi c'era il warm up alla domenica. Ma tipo si scendeva la moto, cioè comunque facevi un po' di lavoro sulla moto, dopo cioè basta, tempo libero. Dopo a figa. Okay. Tempo libero, sì, io volevo aggiungere un commento, ma non avrei detto queste cose. La verità era che effettivamente dopo le prove, prima possibile, ma via. Anche nel paddock c'era tutto un gran movimento, e tra l'altro una grande relazione tra i piloti. In pista naturalmente c'era competizione, però devo dire che io da esterno sto vivendo il paddock di adesso. Loris viene di meno alle corse e ho vissuto quel paddock lì, a una certa ora era festa, insomma. Poi se era caldo, secchiate d'acqua, casino, tutte le volte si faceva festa, la sera si faceva festa assieme, perché poi si stava lì dentro, era un po' meno atletico l'approccio al Reggio? Molto, per quanto mi riguarda molto meno atletico. Io ci andavo una volta ogni tanto così, ma per mettere a posto la coscienza, ma sinceramente non. Se avessi dovuto fare il lavoro che fanno adesso i piloti, io non avrei fatto quel mestiere. Era molto gogliardico l'ambiente, e devo dire, lo ricordiamo con nostalgia. Esatto, ma purtroppo i tempi sono cambiati, come dici. Cioè adesso il pilota è un atleta a tutti gli effetti. Troppo, cioè un atleta a tempo vero. Pieno, una roba disumana. E se non fai così nella MotoGP di oggi, comunque. Anche per quello che secondo me si riuscivano a fare 2 categorie. La competitività non c'era questa competitività. Fra il primo e il secondo tempo nelle ufficiali c'era almeno mezzo secondo. Almeno. Adesso mezzo secondo c'è fra il primo e l'ultimo. Il 15°. Non puoi perdere un centesimo. All'epoca se tu eri primo e giravi anche in gara 2 decimi più piano, arrivavi primo lo stesso. Si può dire che quelli siano stati degli anni, cioè forse i più belli, nel senso, perché da fuori mi sembra di vedere che quegli anni lì era veramente puro godimento solo di andare in moto, di stare insieme, un parco giochi, cioè è stato un mondo forse incontaminato. Si andava veramente a giocare. Era un hobby. Era come andare a pescare alla domenica insieme agli amici. Vorrei farti una domanda, Loris, che più o meno so cosa risponderai. Poi dopo c'era qualche testa di cazzo anche all'epoca, perché me ne ricordo un paio. Però è già più avanti. Sì. Okay. All'inizio io sono sempre andato d'accordo con tutti quelli che c'erano là, ma da subito io mi sentivo l'ultimo arrivato, però arrivava Barrescina e si metteva lì e parlava con me. Io dicevo, ma questo parla con me, ma perché parla con me?
Io se Bello. fossi lui Beh, parlerei con Loris Reggiani, Reggio. andrei a parlare con il re, Devo dirti con che, la regina insomma, d'Inghilterra. Invece era così. E com'era? Barry Raga. litigare Dopo con me lo Loris è spiego. difficile, perché lo vedi com'è, È insomma, più facile ridere, diciamo, divertirsi. impossibile. Però Beh, ti volevo insomma. chiedere una cosa, Reggio. C'è una parte, perché devo fare anche Beh, la insomma. parte del buon Samuele, no? Andare Certo, il su costo, altri argomenti. certo, curiosità tutto Secondo aperto te, qua. Reggio, c'è una parte romantica nel motociclismo? C'era? C'è ancora? Cioè, tu la vedi un po' come i cavalieri del rischio? Adesso sto banalizzando, insomma, è molto più profonda la cosa, però te lo voglio chiedere perché tu sei un pilota e di solito queste cose i piloti non le dicono. Sei un ex pilota, quindi adesso magari ti puoi lanciare in una considerazione più Allora, profonda. secondo me, visto da fuori, perché ripeto, come hai detto te prima, io ultimamente non lo frequento più il motomondiale. A me sembra che si sia molto raffreddata, no? Questo romanticismo, mi sembra da fuori. C'era e il rispetto fra i piloti era una cosa primaria, era una priorità quando correvo io. Io personalmente forse ero anche un po' troppo, perché molte volte io non riuscivo a fare un sorpasso se dovevo rallentare o comunque mettere in difficoltà il pilota che volevo sorpassare, perché secondo me non sarebbe stato un sorpasso meritato. Ok. Non so se mi spiego. Sì, io ho capito. Cioè, se non ce la faccio a passarlo Bene. pulito, vuol dire che non sono capace. Ok. Abbastanza per passarlo. Ecco, io non mettevo il risultato davanti a... Come adesso. Eh, Pari pari. Questa cosa qui è veramente stata ribaltata, e mi viene da pensare che sia stata ribaltata dall'avvento delle minimoto. Addirittura. Cioè, Interessante. il pilota che fin da piccolo su una moto sulla quale non ci si può praticamente far male impara che a passare si può dare una spallata, perché tanto alla fine non succede niente, o prenderla, poi dopo se lo porta dietro, perché è una roba che impari da piccolo, te la porti dietro, diventa la tua cultura, no? All'epoca invece si cominciava a correre con le moto grandi. Io ho cominciato a correre a 18 anni perché si sarebbe potuto iniziare a correre a 16 anni, ma ci voleva la firma dei genitori. Io i genitori non li avevo. I miei zii si guardarono bene da firmare una cosa che li poteva mettere in difficoltà, giustamente, per cui ho dovuto aspettare di avere la maggiore età. Si comincia a correre con delle moto grandi e comunque hai un certo timore della moto grande, di cadere, di farti male o di buttare per terra qualcun altro e di fargli del male. Quindi il contatto non c'è quasi mai, non c'era. Quindi si cercava di sorpassare in maniera pulita. Poi è anche vero che era più facile, perché come dicevo prima i tempi fra uno e l'altro erano più distanti, quindi quando raggiungevi uno che andava più piano di te, andava abbastanza più piano di te. Poi C'erano quei 2-3 decimi al giro che ti permettevano, adesso sono centesimi, e quindi forse anche per quello non puoi evitare di qualche contatto, però secondo me si è passati di là, ecco. Secondo me molto meno, abbastanza meno appunto romantico, tutte le cose romantiche di quegli anni lì, e appunto molto più serrato, molto più... Io condivido questa cosa delle minimoto, nel senso che è una bella teoria. È una bella teoria, perché proprio la minimoto secondo me è proprio il principio, però subito dopo già mini GP, pre-GP, vorrei Moto 3, aggiungere, cioè già lì si scannano vorrei tutti aggiungere come un'altra i draghi. cosa, Mig. Quel discorso lì. Un altro acceleratore di questo approccio un po' più aggressivo, molto più aggressivo, no? Che è quello di oggi, secondo me sono stati anche i fan club. Perché il pilota diventa il portabandiera di un gruppo, e quando c'è un fan club si identifica subito il nemico di riferimento. Il nemico di riferimento te lo ritrovi in pista, tu sei il portavoce di quel gruppo, quindi è come no? Un carichino in più, 4 punti in più. Un carichino in più. E anche quello secondo me è stato un acceleratore. I fan club hanno diviso il paddock si è frazionato,
Quindi quando parliamo di feste a fine Gran Premio dopo le prove, effettivamente era così, e c'erano tutti, dal campionissimo all'ultimo arrivato dello schieramento, e ognuno era un personaggio, no? E adesso invece conta questa aggressività, io più forte di tutti, se vinco ti devo anche schiacciare. Quella volta non era così. Ho capito. Ma invece quando si tornava a casa, cioè visto che non ci si allenava, a casa, cioè, si masticava comunque le moto, o cosa si faceva? Cosa faceva un pilota del mondiale di quegli anni lì quando tornava a casa dalle gare? A parte che erano molte meno gare. Intanto c'era la possibilità di andarsi a allenare con la moto da corsa, sui circuiti, quindi se c'era troppo spazio fra una gara e l'altra si stava sulla moto, si prendeva sulla moto privata o ufficiale, se avevi un team ufficiale ti portavano e si organizzavano delle giornate di allenamento a Misano, al Mugello. Molte volte io sono andato a girare anche per la messa a punto della moto, per la gara successiva, eccetera. Certo. Quindi si stava molto in moto. Le gare erano decisamente meno, perché io di mondiale mi ricordo 8/10 Gran Premi, ce n'erano 12 in totale, però non c'erano tutte le cilindrate su tutti i Gran Premi. Alcune volte mancava la 50, altre volte mancava la 500, sui circuiti più pericolosi mancava la 500, oppure mancava la 2,5, una volta la 3,5, eccetera. Il mondiale di una categoria durava dalle 8 alle 10 gare, era 8-10 gare, quindi c'era molto spazio. Allora c'era molto spazio in inverno e lì si andava a girare molto, per cui si facevano poi anche le 5 o 6 gare di campionato italiano, ci si iscriveva al campionato italiano, il campionato italiano contava qualcosa, valeva, anche perché arrivavano anche i piloti stranieri per allenarsi, si iscrivevano alle gare di campionato italiano, dove c'era, insomma, in Italia o in Spagna c'era più caldo che nel resto dell'Europa, per cui venivano anche loro, prima di cominciare il mondiale, venivano a fare le 2 gare di campionato italiano che di solito venivano messe in calendario prima dell'inizio del mondiale. Il mondiale durava molto meno e quindi la sosta invernale era decisamente più lunga. Nella sosta invernale si doveva fare un po' di palestra, io andavo in piscina, facevo un po' di motocross. Però io ho sentito poca roba, diverse volte che comunque c'era un'altra cultura del motociclismo anche fuori dalla pista. Cioè voi eravate forse fuori dalla pista, non dicevamo prima che le motociclette si usavano, c'era un gruppo, una bella passione di moto all'infuori. Cosa che adesso non si vedono più tanti ragazzini con i motorini, che meglio da una parte, però comunque volevo arrivare a quando voi facevate appunto sti spari, quando la moto anche fuori dalla pista era super usata. Quegli spari lì io li facevo prima di cominciare a correre. Ok, dopo andavo poi anche su al Muraglione per allenarmi col 125 Benelli. E lì si rischiava la vita, naturalmente, l'equivalente tutti della i giorni. nostra panoramica, praticamente era così. Poi dopo è arrivato il circuito, per carità, ci siamo spostati là. Meglio non farle più, perché adesso è molto pericoloso. Quella volta io smisi quando cominciavo a correre. Per i piloti poi sfogavano in pista, eravamo noi che eravamo quelli aggregati che poi andavamo a fare gli scemi in giro. Non bisogna farlo più, però noi avevamo un altro grande vantaggio, avevamo Graziano Rossi, che oltretutto ci organizzava dei mini rally farlocchi, ti ricordi? Che faceva dei raduni eccezionali con delle macchine tutte un po' raffazzonate, ma delle Opel Ascona, faceva questi raduni a fine stagione, d'inverno ci incontravamo e ci portava a Piobbico, alla Pesaro Mobili, a fare questi traversi. Ma Graziano, come dico sempre, è uno che va ringraziato, tutti i piloti di oggi, ma noi anche, insomma. Difficile che ti pagassi una cena, ma le gomme e la benzina, come dico per sempre, fare i traversi sempre. c'erano sempre. Anche lui era uno così, macchina, Rosina, ne parleremo dopo. No, io quasi, visto che l'hai tirata fuori la Rosina, parliamone, perché io l'ultimo anno feci un casco speciale, tu lo feci, io lo misi, lo indossai, tra l'altro col canovaccio da proprio romagnolo. Ma raccontiamo la Rosina a sto punto. Voi che insomma allora io vi racconto chi è la Rosina e lui dopo va sul tecnico, perché
è un mondo. Sì. La Rosina è una sdora romagnola, cioè Io intanto la faccio vedere, guarda. bravo, è la mamma, la nonna che tira la pasta, bella aggressiva perché come vedete c'ha la cicca della sigaretta, un rossetto bello carico, i bigodini e soprattutto il matterello che brandisce in questo caso come un'arma impropria. Brandisce. Questo personaggio è stato dedicato al progetto Rosina di Loris Reggiani. Adesso vi spiega che oggetto era. Che cos'è il progetto Rosina? La Rosina è un'auto, intanto, chiamiamola auto. È un progetto nato nel bar. All'epoca si andava nel bar dalle nostre parti, credo che anche qui, no? E alla sera ci si trovava con gli amici nel bar, soprattutto d'inverno. E soprattutto d'inverno nel bar si sparavano un sacco di cazzate. A un certo punto arriva uno, ne eravamo un bel gruppo, c'erano i miei storici meccanici, primo fra tutti Petracci, che è stato il primo meccanico che mi ha dato una mano gratuitamente, perché io all'epoca, quando ho cominciato a correre, non avevo soldi e quindi avevo bisogno di qualcuno che facesse il lavoro sporco, e poi Ciuture, poi c'erano tutti quelli che Ciuture era il mio uccio, diciamo così, quello che Ciutur che dalle nostre parti vuol dire tappo di damigiana, tappo di quelli sughero, sarebbe il sughero. Non lo sapevo, imparato, non lo sapevo. No, ma Forlì parla strano. Com'è che si dice Siete raffreddore? voi parlate strano. No, voi come si dice raffreddore da voi? Fardason. Fate vedi un po'. Questo è il fardason. Così si chiama. Fardason. Da noi è il fridor. Il fridor, no? Una sera mentre giocavamo a carte arriva uno e fa: ho visto una macchina, qualcuno ha fatto una macchina da girare nella terra con 2 motori da moto, uno davanti e uno di dietro. Puttana, Cioè, adesso? che Chi è? figata. Ma come hanno fatto? Ci siamo messi a pensare a livello di tecnica come avevano potuto fare a farla, insomma, perché A 2 mettere- motori, uno solo davanti, uno solo dietro, che devono tirare su 2 ruote. Allora cosa avranno fatto? Avranno messo di traverso, avranno fatto tirare un albero, una specie di albero Io di non c'ero, trasmissione, ma conosco i personaggi, quindi mi immagino sul la scena. differenziale, uno differenziale davanti, ma come hanno fatto a montarli, eccetera, eccetera. A un certo punto Petracci dice: è più facile farla con 4 motori che con 2. È uno di quelli che, sai, ci sono anche i bastiani contrari, no? Certo. Quelli che non hai mai ragione, ti devono sempre prescindere. a prescindere. Se voi la fate con 4, siete bravi voi, siete più bravi voi di quelli che l'hanno fatta. E io ci ho pensato, ha ragione, è più facile con 4 motori, perché tiri le catene e ognuno tira la sua ruota e così non litiga nessuno. Dopo No? metterli forse in Sì, corsia, però voi non siete, voi insomma, in pratica è stata fatta una scommessa. No, Renzo, ma alla fine abbiamo fatto la scommessa. No, non la fate, non siete capaci, sì, la facciamo. E abbiamo fatto una scommessa e ci siamo messi in 3. I 3 che sostenevano questa tesi, io, Petracci e Albano Fabbri, che era un altro, insomma, un bel pazzoide anche lui, delle nostre parti. Ciuture in tutto questo dove era? Ciuture era controllato. d'appoggio. Ciuture da fuori non si era messo né da una parte né dall'altra, però veniva a vedere, perché lui non aveva manualità, non era capace di fare queste cose. Vibe. No, allora, se in quell'occasione fosse arrivato uno che invece di dire ha fatto una macchina con 2 motori, dice ha fatto una navicella spaziale, questi qui diciamo, no, non esageriamo. cosa ci vuole per fare? No, la Sempre al follia, bar. la follia è quella. Alla fine abbiamo deciso di farla e l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo 4 anni di Una notti, ruota, solo di notte e solo nei tempi morti, solo d'inverno ovviamente, quando non dovevo correre. Comprammo una Lancia Beta Coupé dal Ferrovecchio, e comprammo 4 motori della Yamaha, sai, di quelli di quelli che andavano, si sbattevano, facevano, sì. Insomma, 4 motori Yamaha 1000, 2 FZR avevamo trovato e due di quelli dell'anno dopo
perché non eravamo riusciti, cioè non si trovava tutto uguale, che era l'Ex-Up. Quindi quelli leggermente più potenti li abbiamo montati dietro e quelli leggermente meno potenti li abbiamo montati davanti. È stato molto difficile, perché poi dopo bisognava decidere come fare il cambio, tutti gli averaggi eccetera, soprattutto come mettere su dietro i motori. Vabbè, abbiamo dovuto mettere un avantreno, comprare un altro avantreno di una Beta Coupé e montarlo dietro, e non era facile, bisognava fare i buchi, insomma un bel casino. Però quando è stata messa in moto alla fine ci siamo divertiti, l'abbiamo anche portato. Allora, intanto l'abbiamo messa in moto una notte lì davanti in quel cortile dove qualche anno dopo finì sotto un camion, che questo dopo ci arriviamo, quel cortile lì. Però l'avevamo puntata contro il campo, non contro la via Emilia. L'abbiamo spinta verso la via Emilia, indietro, a marcia indietro. Poi l'abbiamo messa in moto, 4 pulsanti per metterla in moto, tubi dritti, ovviamente un rumore della Madonna. Bastava. Sì. E poi allora c'è questo cortile molto lungo, abbastanza lungo, diciamo così, sarà una cinquantina di metri, verso il campo. Poi c'è il campo, asfalto, la casa del mio zio col muretto sulla destra e il mio capannone sulla sinistra. Quindi c'era questo abbastanza largo, una decina di metri. Messa in moto, messa la prima, dato gas, mollato la frizione, la macchina ha fatto così. Verso la casa del mio zio. Porca vacca, mi sono cagato sotto. Però è stata una sensazione, un'emozione. Almeno farla muovere, almeno li ha sentiti fino a stasera. Troppo bello. Poi l'abbiamo portata anche a Misano un paio di volte, o 3 o 4, e avevamo assunto Graziano Rossi come collaudatore, che non vedeva l'ora di salirci tutte le volte. Bellissimo. Poi ogni tanto ci andavano 3 terze e una seconda, quindi poi oppure era una il problema terza, era mettere in sincro i cambi, no? Perché quando la macchina si storceva, alla fine un motore cambiava, uno no, quindi uno faceva il fuorigiri, quindi rischiavi di fare il testa-coda dopo il curvone, per esempio, cioè, si girava ancora in senso. Però hai capito la follia, veramente. E hai capito tutto quello che si muoveva attorno, perché poi lavoravi la cena, le salsicce, le cose, il casino bestiale. E comunque alla fine calcoli alla mano col diametro della ruota, il numero di giri che si vedevano in quinta dopo il curvone, facevamo 260-270 all'ora a Misano. Ma dava confidenza? Andava bene solo in ruote? Andava bene solo in curva. Il dritto era sempre un focus, dovevi correggere molto. Poi abbiamo risolto un po' quel problema lì montando un'idroguida. Ok. Con l'idroguida era già un po' più facile, perché sennò tirava molto. Quindi è stata un'evoluzione lunga. Certo. Però sì, ci sarebbero tante evoluzioni da fare. Ma scommesse avete vinto voi alla fine. Bene. E invece un'altra curiosità, quella lì perché noi sulla carriera ci siamo fermati a quando praticamente è esordito, però quell'incidente lì del cortile, del camion, quello quando è successo, quanti anni avevi? 85, avevo 26, appena finito il primo campionato del mondo con l'Aprilia 250. Sì, 85, avevo 26 anni, perché li avevo appena compiuti, perché io li compio in ottobre, e mi sa che era in quel periodo lì quando sono finito, quando ho fatto quell'incidente, che è stato anche l'incidente più grosso della mia vita. Esatto, perché allora in maniera non spedita, non abbiamo tempo, però carriera, cioè vorrei parlare della carriera di moto, nel senso quando hai iniziato e poi quando sei andato al mondiale, e dopo svisceriamo. Però quando hai iniziato ad andare il primo anno di mondiale, cosa è stato? 80? 80. Io ho corso nel 78 il primo anno col trofeo Aspes. Ok. Poi l'anno dopo ho rifatto il trofeo Aspes, l'ho vinto. Ma cos'era il trofeo Aspes? Era un monomarca. Monomarca italiana. Monomarca Aspes 125. Sì, forse il primo. C'erano più di 100 iscritti, era una roba bestiale. Facevamo tre manche per fare le prove, poi 3 batterie, quindi molti a casa subito, poi le batterie, poi la finale. Ho capito. Alla fine era una bella roba. Chi erano i nomi che hai avuto sempre tra le palle? Vitali, Gresini, sono tutti venuti fuori da lì. Vitali, Gresini, Caracchi, io,
poi chi altri? Immagino che dovrebbe tirare fuori una classifica. Vabbè. E poi il Mondiale? secondo anno ho fatto anche il campionato italiano juniores 500 e ho finito terzo. Ed è con quel risultato Mondiale lì. juniores 500? No, campionato italiano juniores ok. 500. Ok. Con un Suzuki Bimota che mi avevano prestato, che mi prestarono. Fra l'altro lo portammo a casa nelle cassette, tutto a pezzi, il telaio da una parte, ce l'hanno prestato ma era smontato, quindi Petracci si è messo lì, l'ha rimontata tutta e ha fatto un bel lavoro. Allora, E quindi poi l'anno dopo sono riuscito subito con quel terzo posto nel campionato italiano juniore, sono riuscito a passare senior e quindi sono stato, io ho avuto una botta di culo notevole, perché quello che organizzava, diciamo che era un po' l'organizzatore del trofeo Aspes, il direttore sportivo del trofeo Aspes, era Michele Verrini, che era anche il direttore sportivo della Minarelli Corse, che all'epoca aveva la miglior moto del mondo per fare il mondiale nella 125, proprio la più veloce. E proprio quell'anno lì in cui io passavo senior, loro perdevano Pierpaolo Bianchi, che aveva litigato perché avevano preso Nieto, eccetera, eccetera, poi si era fatto male e se ne andò, e cercavano un giovane italiano che non rompesse tanto le scatole, da far crescere, che non rompesse le scatole a Nieto, che doveva fare la prima guida. ok. Quindi Lui mi aveva visto nel trofeo Aspes, aveva visto che secondo lui avevo del talento, mi prese alla Minarelli, che io solo 2 anni prima andavo a vedere a correre a Imola e mi venivano le lacrime agli occhi per vedere queste moto che sognavo. Per me era un sogno. Quando mi chiamarono per andare a correre con loro non ci credevo. E fui molto contento. Mi dissero devi fare il secondo a Nieto, per carità, faccio anche il terzo, non è un problema. Ma questa infatti è un'altra grande curiosità, perché non lo sapevo, l'ho scoperto che appunto hai corso anche con Nieto. Volevo sapere come andava appunto Nieto, perché non conosco nessuno che ha corso insieme ad Angel Nieto, però chiaramente ha vinto un sacco di mondiali, 13. E come andava in pista? Cioè, questo sono curioso di Angel Nieto, sia come persona che come avversario, a sto punto anche come compagno di squadra. Cioè, deve gas comunque. Dio boh, cioè lui andava molto forte. Cioè, in che cosa era forte? Era forte nella gestione della gara. Era fortissimo nella gestione della gara e nel far credere e nell'ingannare in qualche modo, comunque prendere per il culo gli avversari. Lui riusciva a massacrarli psicologicamente durante la gara. Lui mi ha insegnato un sacco di cose, perché dopo che io gli ho lasciato vincere la prima gara del secondo anno, perché lui aveva un problema tecnico agli ultimi 3-4 giri, eravamo andati via insieme, per cui io avrei potuto batterlo tranquillamente. Però aspettai, avevamo 3 o 4 secondi di vantaggio su Bertin che era terzo, e quindi io aspettai ho pensato, se arriva Bertin e ci passa, poi proverò a vincere, ma finché non arriva devo fare il secondo, faccio il secondo. Bertin non è arrivato e l'ho lasciato vincere. Lui da quel momento lì ha deciso che valeva la pena insegnarmi, cioè che diventava che potevo essere un aiuto e non un avversario. E quindi sono entrato nelle sue grazie, mi ha insegnato un sacco di cose e mi ha anche difeso molte volte in pista. Mi ha lasciato vincere una gara di Imola, perché prima della partenza mi ha detto qui siamo a casa tua, questa la vinci tu. Avevo fatto la pole, però secondo me in gara, se lui voleva, mi avrebbe battuto, perché lui aveva anche sempre la miglior moto. A quell'epoca le moto non erano proprio tutte uguali, perché i cilindri si facevano uno per uno, li provavano uno per uno, e poi succede ovviamente così anche adesso, spesso nelle gare, che ti dicono no, questa sei a casa tua, la vinci te. Certo, lui mi ha insegnato, per esempio, che non si può rischiare tutta una gara, perché la gara è lunga, si deve rischiare gli ultimi 3 giri. Stai lì senza tirare al 100% fino alla fine, se ce la fai, e poi gli ultimi 3 giri prendi e vai.
Era facile da dire, insomma. meno da fare. Però all'epoca si poteva fare. Noi avevamo una moto, come dicevo prima, leggermente superiore a quelle degli altri, quindi in quell'anno lì si potevano fare Bello, quelle cose. Lui l'ho visto una volta, per esempio, per tornare al discorso del massacramento degli avversari. Lui una volta lo vidi, c'è stata una gara in Belgio, sempre nell'81, che la sua moto non andava abbastanza forte come il solito, e Bertin con la moto Becane quella volta lì andava come lui, per cui lui era in crisi, e lo vidi, ma me lo disse dopo. Io invece, come Bertin, pensavo che lui avesse una superiorità notevole, perché cosa faceva? Si metteva sul rettilineo dietro a Bertin, sfruttava la scia tutto steso fino all'ultimo momento. Di scia riusciva a prendere un po' di abbrivio, lo affiancava, non riusciva a superarlo, ma quando era di fianco, invece di continuare a stare sotto la carena, gli si alzava di fianco così e poi si metteva dietro, ma si sarebbe messo dietro lo stesso perché la sua moto non andava. Stava bleffando, quindi. Bleffava e faceva vedere a Bertin che poteva andarsene quando voleva. E Bertin andò talmente in panico che cadde a un certo punto. L'ha cotto. Comunque, raga, Gagneto, pace l'anima sua, anch'io ho avuto la fortuna di conoscerlo, era veramente un figo. A me, perlomeno, mi ha sempre. Ma poi un sacco di trucchi nel curvone, in un curvino una volta che aveva a che fare con, l'ho visto avere a che fare con Lazzarini quando correvano insieme al Garelli. Sai quel curvino stretto di dietro, che a sinistra, che immette sul rettilineo, che quella dietro. volta però appunto era Assen vecchia, era più largo, più stringeva, era un po' parabolico. All'ultimo giro, siccome Lazzarini non lo mollava, non riusciva a staccare Lazzarini, quindi aveva paura che l'ultimo giro lo fregasse, e l'ultimo giro in mezzo a quel curvino, a un certo punto, quando era ora di cominciare a aprire il gas, invece lui ha chiuso il gas. L'ha chiuso e Lazzarini dietro storzo, si è dovuto rialzare dal fuori, e lui nello stesso momento ha dato gas, frizionato, è andato, gli ha dato quei 10 metri, l'ha più preso. Bella grande, bella bisogna trovare anche il posto giusto, sapere qual è il posto giusto, saperlo fare. Bello, grande anche. Mi è piaciuto questa parentesi su Angegneto. Allora, poi ho altre curiosità tecniche, perché ieri ho visto Uzzo, e dopo Uzzo ne sa un sacco, cioè mi racconta un sacco di cose, e mi ha raccontato, perché io giustamente tutte le vostre gare non le ho guardate, però mi diceva che eri uno che purtroppo si cadeva spesso, insomma ti sei fatto male anche diverse volte, dico bene? Sì. Perché poi mi ha detto guarda la caduta di Donington 90. Lì non mi sono fatto tanto male, avevo perso conoscenza. Ok, che bastonata. 91. Sì. Sì, lì me la giocavo con Cadalora. Io e Cadalora all'epoca non eravamo proprio molto amici. Più rivali che amici. Non eravamo due che ci vedevamo la sera a giocare a briscola. Quindi sì, poi sai, lui vinceva con la Honda, io cercavo di vincere con l'Aprilia. Certo. E quindi eravamo due italiani, sai, un po' di attrito c'era, ce la stavamo giocando, un po' davanti a lui, un po' davanti io. A un certo punto sì, in quel curvone lì si faceva sesta quasi piena, bella quel Donington, curvone là in Donington bellissimo, Mandarino, tranne le ultime 3 curve, forse il circuito più bello che... Mandetto, chi c'è bella, mi sembra. Dai, l'ho visto da sì, fuori. Molto. Sì, l'ho persa dietro, in questo curvone, dicevo, da sesta. Sono riuscito a riprenderla, ma nel riprenderla sono andato fuori. Mi sono fatto un bel po' di strada fuori perché c'era un bel po' di spazio di fuga, però alla fine poi c'era un muro di balle di paglia e sono andato a sbattere lì. Pensavo fosse uno dei crash peggiori, diciamo, ma meglio. Però visto che hai detto che la sera non andavate, io salto perché mi vengono in mente cose, dopo tutte le cose allora salto da una parte all'altra.
uno spunto che mi ha fatto notare mio babbo, visto che tu hai parlato di non andavate a bere la cosa insieme la sera. Volevo parlare una cosa che riguarda probabilmente tutti e due, e voglio un racconto perché sono veramente interessato a questa cosa. A proposito di bevute la sera, mio babbo mi ha raccontato, perché mio babbo faceva il cameriere alla Bella Italia. Okay. E mi ha detto: digli a Loris che io mi ricordo quando loro a fine serata facevano sempre il brindisi con, non si ricorda se con lo Jägermeister o col Montenegro. Vi risulta? Boh. Non si ricorda neanche te. Però la Bella Italia, io voglio sapere di questa Bella Italia perché ho sentito parlare un sacco di volte. Sapevo che era frequentata da diversi piloti, c'era un ambiente veramente. La Bella Italia te la spiega meglio lui. La Bella Italia era, sai, ogni circuito ha un po' il locale di riferimento, no? Ok. La Bella Italia era un po' per quello che facevo io nel Pado, quindi conoscevo un sacco di gente, era diventato nell'occasione del Gran Premio di Misano il locale di riferimento, e quindi la sera era facile incontrare alla Bella Italia i piloti, gli italiani, ma anche Kevin, anche Doan, un sacco di piloti che si muovevano dal circuito e venivano alla Bella Italia perché a Jerez c'è il locale di riferimento, ogni posto la Vente Esteban, esatto, okay. Esatto. E la Bella Italia aveva questa caratteristica: si mangiava ma allo stesso tempo c'era un'orchestrina che suonava, quindi l'ambiente era molto frizzante. Certo. Capirai, loro dopo le corse hai dell'adrenalina in più da spendere, e sono successe cose clamorose lì, si divertiva da matti. Adesso questa cosa dei brindisi non me la ricordo, ma tuo babbo è stato uno dei camerieri più famosi della Bella Italia, perché lui, essendo appassionato, infatti il risultato poi sei te, al soc. capirai, lui era felicissimo quando arrivavano tutti questi personaggi, ed era lì come al circolo nautico che frequentavo io. Di giorno si andava al circolo nautico prima o appena dopo la gara a divertirsi con le moto d'acqua, a fare un po' di puttanate con gli sci d'acqua, e poi invece la sera c'era la Bella Italia. Dove? Cioè, si arrivava lì, si faceva un po' di baldoria. Sì, cioè, tra di voi, si cantava, musica alta, quindi sai. E dopo, fino a che ora, dopo il giorno dopo, a che ora c'erano le prove? Fino a che ora potevate stare? Boh. Tardi, no? Ma sì, io mi ricordo. Io mezzanotte l'ho sempre fatta, anche se poi il giorno dopo dovevo correre. Sì, io non li ho mai visto, non ho mai visto uno dire vado perché domani neanche uno. Dopodiché mondiale, mi è saltato da una parte all'altra, mondiale. 2 anni di 125, esatto. Il secondo anno faccio il secondo dietro a Nieto, e l'anno dopo c'è questa offerta di fare la 500, e ho avuto anche la possibilità di scelta, perché mi voleva prendere, mi ha fatto l'offerta sia Agostini nel suo team che Gallina nel suo, quindi avrei potuto usare la moto che poi invece ha usato Graziano Rossi, ma era una Yamaha standard di quelle 4 in linea, insomma era una Yamaha standard, e secondo me invece Gallina mi offriva una Suzuki, chiamiamola semi ufficiale, perché la Suzuki non mi voleva dare subito la moto ufficiale, quindi ha demandato Gallina dicendogli: dagli la moto che ti pare, però la moto ufficiale noi la diamo solo a Uncini, a Ferrari e a Mamola, che correvano, Ferrari e Mamola correvano il team inglese. Però Gallina mi disse: guarda, ti diamo una moto a metà strada potresti avere una moto a metà strada fra una Suzuki RG standard e una ufficiale. Per cui ho deciso per quello, piuttosto che per una standard vera come quella di Agostini, anche perché Gallina mi ha sempre dato l'idea del smanettone sui motori, sulle moto. Io forse anche sbagliando ho sempre pensato che una moto preparata bene, in qualche modo, sarebbe stata meglio di una moto standard anche preparata bene, insomma. È vero, ho deciso sì, è vero, c'era la possibilità di rompere una volta in più, perché all'epoca le grippate erano anche abbastanza all'ordine del giorno, però almeno andavi più forte.
Ma e comunque un RG standard andava più forte di una Yamaha standard all'epoca. Ok. Anche quello ha giocato, no? Ma tu ti presenti come 16 volte non campione del mondo, no? Ah, lo sono. Consecutive, tra l'altro. Consecutive. Ma la mia domanda è però è il contrario. C'è un momento dove rimpiangi quel periodo perché hai capito che magari potevi vincere il mondiale? No, nel senso che io non credo di avere mai avuto la possibilità di vincere effettivamente un mondiale, se non nel 92 quando ho perso le prime 3 gare per un incidente abbastanza grosso dell'ultima test invernale, diciamo così, per cui le prime 3 gare erano assolutamente fuori forma. Era quella del giardino lì, no, un altro infortunio, non è quello di casa. No, un infortunio a Jerez, l'ultima uscita di prove invernali a Jerez, insomma mi sono spaccato. Che moto era, Loris? Aprilia 2,5. Ho fatto un volo alla prima curva, una side lì, e mi sono spaccato, non mi ricordo quante costole, una scapola, una mano. Una volta comunque cadevi, cioè c'era tanto scampo. L'I-Side era all'ordine del giorno. No, dico, era all'ordine del giorno, poi quando la davi, le protezioni comunque erano piuttosto erano più basse, limitate. Infatti. Esatto. Sì, forse quella volta lì, però è anche vero che perché quella volta lì dopo 3 gare io avevo 50 punti di 15 più 15 più 15, 45. Quanto fa? 45 punti di distacco, 40 perché 5 li avevo fatti da Cadalora, e alla fine dell'anno ne avevo recuperati, alla fine di tutto l'anno ne avevo recuperati 7 o 8. Quindi nelle ultime 10 gare, perché c'erano 13 gare, nelle ultime 10 io ho fatto più punti di Cadalora. Ma è anche vero che lui non aveva bisogno di andare a cercare, aveva tutto quel vantaggio, per cui secondo me poi mi avrebbe dato paga lo stesso. Okay. Quindi no, non c'è mai stata una volta in cui io avrei potuto vincere il mondiale. E poi devo essere sincero, dopo tanti anni, adesso dire però se avessi vinto un mondiale ti meritavi un mondiale, ma se avessi vinto un mondiale cosa mi sarebbe cambiato? Niente, ma proprio niente, perché adesso qui magari sarei qui a recriminare che ne avrei potuti vincere 2 o 3, invece ne avevo vinto solo 1. Ne conosco di gente così, che sono lì che recriminano e sono incazzati perché hanno vinto meno mondiali di quelli che pensano di poter vincere. Allora la storia del Reggio che ci sta raccontando. Io ho vinto 8 Gran Premi, che sono 8 di più di quelli che pensavo di vincere prima di cominciare a correre, quindi è andato benissimo. Bisogna dire, Reggio, che la storia che ci stai raccontando ci spiega, è palese il fatto che Reggio andasse forte con tutto, decisamente un talento, poi dopo il vincere a volte, però mi ricordo di te con ogni tipo di moto, abbiamo parlato delle piccole, delle grosse, dei 2,5, io ricordo anche delle stagioni importanti con la Aprilia 500, no, che cilindrata era quella bicilindrica? Gli ultimi 2 anni della mia carriera, un 400 bicilindrico. 400 bicilindrico, sviluppato da Aprilia e da Honda anche, mi sembra, in quegli anni dopo Aprilia. Lui era il pilota che testava, sviluppava ed era maledettamente veloce anche con quella, quindi sì, i risultati forse non rendono onore a Reggio. Non sai cosa io riconosco di aver sbagliato, ma sbagliato a livello tecnico, ma non a livello umano. Io all'epoca davo poca importanza, troppa poca importanza alla squadra, e pensavo che alla fine il risultato lo doveva fare il pilota, squadra o non squadra. In pista ci andava il pilota, la moto più o meno, per cui mi sono circondato molto di più di amici. Quando mi facevo le squadre da solo con l'Aprilia, praticamente le squadre me le facevo da solo, non gli ultimi anni. È lì che ho capito, quando ho cominciato ad avere una squadra vera come quella di Brazzi, che è stata nel 91, quindi come sta Rossano? Te è più sentito, più visto? Sì, io lo sento e lo vedo
non dico spesso, però ma io avrei un piacere da Madonna di rivederlo. Salutamelo tanto se lo vedi, cioè, voglio un bene da Madonna. Io mi ha formato proprio lui come volentieri quello che ho fatto, tutto, cioè, grande Ross. Dicevi quando hai avuto l'occasione quando mi ero fatto la squadra, ad esempio nell'89 io ho avuto la possibilità di usare una Honda ufficiale con la quale gli anni prima vincevano Mang, vinceva Pons, vincevano un po' tutti, perché era la moto di riferimento, era quella che andava più forte di tutti, e io pensavo di vincere con quella moto lì, perché con l'Aprilia ero lì che me la giocavo con loro, l'Aprilia era inferiore sul dritto, per cui dicevo cavolo, salto su quella moto. Invece ho sottovalutato tutto il resto. Mi sono fatto una squadra con degli amici che non avevano mai visto una moto o comunque che avevano cominciato con me l'anno prima e che non avevano esperienza su quel tipo di motore lì. Però secondo me andavano bene, perché poi dopo dai un po' di carburazione, la sospensione ci devo pensare io, quindi 2 click glieli do io. Invece non era proprio così. Li devi te perché c'erano le regolazioni sulla forcella? Sì, c'erano, sì. Honda HB. Ma per Honda HB. Gialla, bianca. E non avevo capito invece che la squadra era altrettanto importante, che poteva fare la differenza. Per cui ecco, quelle cose lì io le lasciate andare. Però è anche vero che poi però mi sono fatto degli anni circondato da amici, quindi alla fine c'è il prendere e il dare, no? Non si vince, però ci si diverte di più. E quindi va bene lo stesso. Bello, sono contento. E siamo pressoché, diciamo, arrivati alla fine della tua carriera, perché poi io leggendo, non lo sapevo, tu hai fatto il manager di Milano, sei stato manager, cioè dopo hai fatto il manager inizialmente, subito dopo le moto? No, subito dopo le moto io ho fatto il commentatore tecnico per la Rai con Federico Urban per 2 anni. Che lì ho visto anche un'altra intervista. Prima di quello ho fatto un anno di corse con le Superformule. Con le Superformule in macchina. Ma basta, dopo sai, io avevo paura, mi raccontavano tutti di questa problematica della mancanza di adrenalina, no? Del fatto che poi una smetti di correre, dopo ti manca, dopo cosa fai, eccetera, eccetera. Allora mi premunisco, avevo degli amici che avevano una squadra di macchine, avevo un po' di sponsor che mi seguivano e quindi mi sono pagato in qualche modo una stagione di Superformula. Però poi quando fai la partenza di una Superformula con una macchina anche molto performante, perché una macchina con l'effetto suolo, con le ali eccetera, ha un'aderenza, cioè una roba disumana in curva, nelle curve veloci soprattutto e nelle staccate. Ma l'adrenalina che ti dà la partenza in auto è 1/10 di quello che ti dà una partenza in moto. Quindi praticamente non basta. Credo che rimedi così. Credo, io non so Rossi come faccia Valentino, secondo me non c'è comunque meglio che niente, secondo me è meglio che niente, allora non vale lo stesso, cioè non è la stessa cosa. Reggio, tu facevi le partenze a spinta? Le hai fatte? Fino all'86 sì. Partenza spinta, parliamone, questa è una bella chicca. Allora vi racconto questa da spettatore. Salisburgo sempre. A Salisburgo il paddock era in alto al centro della pista. La linea di partenza la raggiungevi facendo forse 300-400 metri con le moto, no? Da dove si faceva la messa a punto delle moto, si andava poi in pista in dei piccoli box, giusto con un carrellino di chiavi. Quindi i piloti scendevano e andavano alla partenza, che era nel nulla, non c'era neanche la tribuna di fronte, quindi c'erano solo quelli del muretto dei box. E ricordo il silenzio che c'era un attimo prima della partenza, perché davano il conto alla rovesci 30 secondi, si sentiva solo a Salisburgo, perché non c'era nient'altro, il rumore della catena, perché alcuni di loro facevano questo avanti e indietro aspettando il via, per poi silenzio quasi totale. Poi per qualche secondo dopo il via c'era la corsa, quindi ancora nessun rumore, poi partivano i passi, poi partivano i motori.
Non l'ho mai vista quella una era la vera partenza partenza. spinta Quella dal era vivo. una roba a livello di adrenalina, una roba Esatto. disumana. Ma a parte quello, ma anche sui circuiti dove c'era una tribuna piena di gente, il silenzio era assordante, il silenzio era assoluto. Non volava Ai una 30 mossa. secondi, assoluto. Non volava una mossa, tutti zitti anche sulla tribuna, tutti zitti, Certo. aspettare che non c'era il semaforo, c'era il direttore di gara, bastardo, che faceva finta. Sì. Me ne ricordo un aneddoto di queste partenze spettacolari. Hockenheim 125, quindi 80 o 81. 30 secondi. Ai 30 secondi l'uomo davanti passa con questo cartello 30 secondi e poi sparisce tutto. Da 30 secondi in poi il tipo può abbassare la bandiera quando vuole. Quando vuole. Quindi potrebbero essere anche solo 15 o anche solo 20, delle volte 20, delle volte 15. Quindi sei lì a fissare questo qui con la bandiera in un silenzio, come dicevo prima, assoluto, e a un certo punto si sente una sfrizionata tremenda che arrivava da dietro. Ancora questo non aveva abbassato la bandiera. Chi era? Era uno dell'ultima fila che è partito, ha sfrizionato fino alla prima fila. Alla prima fila ha visto che ancora non era, si è fermato fuori, l'ha cacciato fuori come un cane e dopo 3 minuti ha ridato la partenza. Sì, questo qui. Che storia. Però, cioè, cazzo, parti prima, te ne accorgi, no? Sì, comunque invece questo ha fatto sfrizionato tutta la prima, perché all'epoca la prima era lunga, poi certo, la potenza era poca, quindi prima di mettere la seconda ce ne voleva. Ma sì, perché vorrei specificare magari ai nostri ascoltatori che la partenza di una volta spinta c'era il commissario con la bandiera italiana o locale? Cioè no, locale. Di quella e appena lì va via l'uomo con la bandiera rossa o quello dei cartelli di 30 secondi, appena muove si poteva partire, non c'era il semaforo. Doveva tirare giù la bandiera. Ma appena si muove te potevi partire o deve arrivare fino in fondo? Sì, ma quando la muoveva. Il problema è quando la alzava, che non sapevi se faceva così. Esatto, che viene perché su. Se la alzava, e poi se la teneva su o se la abbassava subito molte volte. Sì. E quindi si andava, lì sì che si andava a vedere nelle gare precedenti come faceva, perché poi più o meno era sempre uguale, quindi noi andavamo a quelli della 50. Contavano le qualifiche, partivate in linea o tipo l'endurance? No, in linea. 5 per linea? 5, quindi se facevi dal quinto al 10° tempo era uguale? Preciso, o comunque eravate sfalsati? No, non eravamo nemmeno sfalsati. Fai una qualifica bella tranquilla. A Silverstone in 8 in prima fila. Addirittura? Perché era molto larga, quindi... Incredibile, tutto diverso. Facevi l'ottavo tempo, era uguale. Però come siamo arrivati alle partenze? Perché io avevo chiesto invece cosa è successo dopo che tu correvi. Tu mi hai detto che hai iniziato a fare il commentatore per la Rai. Dopo come siamo arrivati alle partenze? Corse in auto e le era le partenze per le corse in auto. Già. Quindi hai corso un po' in Super Formula e dopo? Voglio arrivare perché fino a quando dopo hai commentato. Al manager dici? Manager, sì. Cioè dopo la Super Formula manager? Basta, dopo la Super Formula... Dunque, io ho cominciato a fare il manager nel 94-95, quindi erano gli ultimi 2 anni di corse. Ok, ancora correvo, ma non facevo il manager di Melandri all'epoca, l'ho fatto l'anno dopo. All'epoca avevo fatto insieme a un amico Piazza Massimo di Forlimpopoli, uno che aveva cominciato a correre nel trofeo Aspes con me, andavamo via insieme. Un team per far correre dei ragazzini alla Sport Production, e aveva un pilota di Forlì e uno di un Veneto, e poi quando avevamo quel team lì c'era questo ragazzino figlio di Melandri, figlio di Dino Melandri, che correva con me nel trofeo Aspes, di Ravenna, che aveva 12 anni e vinceva con le minimoto. E una volta mi disse al bar dove andavamo lì a Galliano, al bar vicino a casa mia, saluti mi disse, i ragazzi di Galliano Park, grandi, Manu, nome del Fabiano. Bar? Galliano. Sì. Galliano. Galliano Park.
E Melandrino una volta, una sera, era lì con suo padre, mi disse: ah, se me la date a me quella moto lì, vi faccio vedere io come va quella moto lì. Lui non aveva mai usato nemmeno una moto con le marce, perché correva solo in minimoto, aveva 12 anni. E allora prendemmo la palla al balzo e per prenderlo in giro, dai, va bene, la prossima volta che andiamo a girare vieni anche te, portati la tuta che ti facciamo fare un giro. Eravamo a Magione, venne a Magione, dopo 4 turni, prima per imparare come si usa un cambio, eccetera, eccetera, dopo 4 turni girò un secondo più piano il record della pista di quelle moto lì, su quel circuito lì. Non arrivava per terra, lo fermavamo noi, quando arrivava lo fermavamo perché non toccava, era proprio basso, è sempre stato basso, ma all'epoca a 12 anni era proprio piccolo, pesava anche poco, immagino. Aveva un talento disumano, lui aveva un talento veramente esagerato, secondo me lui a talento era più forte anche di Valentino Rossi. La testa non l'ha aiutato per niente, perché lui aveva la paranoia, ha sempre avuto la paranoia di che la gente gli lavorasse contro, anche la propria squadra, i propri meccanici, che la moto non fosse mai all'altezza, che gli dessero sempre qualcosa che non andava bene. E aveva paura, non era mai al 100%. Quando la sua testa gli diceva che la moto era giusta per vincere, lui vinceva contro chiunque. Lui è riuscito a trovare dei lui riusciva a battere Arada o Daijiro Kato o anche Valentino Rossi con la MotoGP, e poi però riusciva a trovare quando ha vinto il mondiale, per esempio, quell'anno lì, lui se l'è giocato tutto l'anno con Fonsi Nieto, cioè, ha rischiato di perdere il mondiale con Fonsi Nieto, ha perso un mondiale assurdo contro Max Biaggi nella Superbike per mezzo punto, un mondiale già vinto, a 3 gare dalla fine, stravinto. Lui riusciva sempre a trovare un avversario, soprattutto dentro se stesso. E dopo perché cosa è successo? Dopo perché basta? Cioè, dopo tu hai avuto altri piloti o comunque basta? No, io ho preso quella grossa delusione con lui, perché io non sono un manager, io sono un amico, no? Quando ho visto che come andava e quando vedevo che i suoi genitori, il suo babbo, perché la mamma non ce l'aveva, non aveva la possibilità di comprargli la moto, gliela comprai io, la prima moto, cominciai a farlo correre, poi gli trovai la squadra con Matteoni, avevo qui pochi sponsor che avevo che mi continuavano a seguirmi, glieli ho passati, eccetera. Poi dopo, quando le cose sono andate bene, l'ho portato in Aprilia, ma evidentemente lui non voleva andare, però all'epoca lui era uno che mi diceva fai te, io cercavo di spiegargli le cose che volevo fare e chiedergli lui cosa voleva fare, però lui probabilmente si sentiva intimorito da me e non mi aveva vissuto non mi ha vissuto come un amico, ma più proprio come un manager. Okay. Come uno, ecco, lui a un certo punto, secondo me, ha pensato lui, forse più suo babbo, e gliel'ha passato e gli ha trasmesso, che io volessi sfruttarlo, che lo usassi per sfruttarlo. Una percentuale ce l'avevo ovviamente, perché lavoravo anche molto, e poi comunque pagavo i legali che facessero i contratti, e quindi spendevo dei soldi, investivo. Sì. Ecco, io l'ho trattato come un figlio, come un amico, e questo è stato il mio errore. Lui invece, forse giustamente, mi ha vissuto come una cosa più professionale di lavoro, come una roba, sì, come uno che lo voleva sfruttare. Ho capito. E di colpo ha deciso che in un momento di sua crisi, perché a un certo punto non voleva più restare con la Yamaha, perché l'avevano fregato quando hanno preso Valentino Rossi, sì, l'avevano proprio fregato, e però voleva andare a correre con la Honda, però la Honda c'era la possibilità di andare solo con Gresini, insomma tutto un gran casino. In quel momento lì lui ha cominciato a guardarsi in giro, a chiedere, si è sentito forse perso o aveva paura di dover smettere di correre, di non trovare più una moto giusta,
non si è più fidato di me, è andato a cercare in giro dei pareri diversi e poi alla fine ha deciso di lasciarmi, insomma, di andare con un altro manager. Ma non è quello il problema che mi ha deluso. La cosa che mi ha deluso di più di tutti è che poi mi ha mancato di rispetto. Oltre questo, dopo, è andato, siccome a un certo punto io e lui non abbiamo mai firmato nessun contratto, no? Ci siamo sempre detti le cose a parole e le abbiamo sempre rispettate, o più o meno. Quando lui ha deciso di smettere, io gli chiesi di smettere di lavorare con me. Lui aveva tutti i contratti in scadenza e gli chiesi: dimmi se devo farti ancora, in questo momento in cui non hai il manager, i contratti nuovi, oppure se te li vuoi fare da solo, oppure se c'hai già un altro manager. Dimmi cosa devo fare. Ah no, mi piacerebbe se tu mi puoi fare i contratti nuovi e poi dopo io con calma mi scelgo il manager nuovo. Ho detto va bene, però sappi che se ti faccio dei contratti nuovi, io la percentuale invece del 15 sarà solo il 10, perché non avrò più, perché io gli pagavo l'ufficio stampa, eccetera, eccetera, no? Ha detto non avrà stampa, più alcune eccetera. cose, Non ho più le spese, non vengo più alle corse, eccetera, eccetera, però se lavoro per te, un minimo, una percentuale su quello che ti faccio guadagnare per i prossimi, per il futuro, insomma, per quello che faccio, lo prendo, il 10% lo prendo, sappilo. Sì, va bene. Gli avevo fatto dei contratti di 2 anni, lui il 10% me l'ha dato per il primo anno, per il secondo anno non me l'ha più dato. Perché lui probabilmente lui aveva capito male. Io credo che fosse in buona fede, anzi, assolutamente. Però le cose erano chiare: se un contratto dura 2 anni, se ci sono delle cifre, sono delle cifre, e se devo prendere il 10% lo prendo. E va bene, comunque lui aveva capito male, io avevo inteso diversamente, ci siamo trovati e abbiamo deciso di fare metà. Ok? Dopo io non sono andato in giro a dire però io gli ho regalato la metà di... Invece lui è andato in giro a dire gli ho regalato anche dei soldi. A Guido Meda l'ha detto, che ci lavoravo insieme, quindi lui me l'ha detto subito. Cazzo, cioè vai anche in giro a sputtanarmi dopo tutto quello che ho passato, dopo tutto quello che ho fatto. Secondo me avevo fatto molto di più, insomma gli ho fatto vincere, non è che gli ho fatto vincere, perché lui, ripeto, aveva un talento della Madonna, però se l'ho portato, se ha fatto un contratto con la Aprilia da Nababbo per 3 anni con una squadra come quella che aveva avuto Valentino Rossi fino all'anno prima, quindi una squadra vincente con Rossano Brazzi eccetera, lo deve a me. Questo è un lavoro che avevo fatto io. Se ha fatto vice campione del mondo nella 125 perché era sulla moto giusta con una squadra giusta, insomma, quelle squadre lì, quelle cose lì le avevo scelte io. Secondo me sono stato un bravo manager, però sono stato troppo amico. Ma sì, sul lavoro ti frega queste robe qui. Sì. Tocca, se è lavoro tocca. Sì, bisognerebbe stare più distaccati. Questo mi ha dato una grossa delusione. Molti altri piloti mi avevano, compreso Dovizioso, mi avevano chiesto di fargli da manager, ma io ho detto abbiamo già dato. Io, raga, allora è un'oretta un po' più che abbiamo fatto. Io vorrei continuare, ma siamo a parte che andiamo a mangiare tra un po'. Però, allora, le ultime 2 o 3 cose le devo chiedere per forza. Innanzitutto, io ero fan di te, commentatore. Mi sono divertito, ho visto anche dei video dove comunque non avevi neanche paura ad esporti. Intanto, la prima domanda è puramente un parere sul 2026. Siamo alle porte del 2026. E quindi voglio sapere da voi cosa vi aspettate da questo mondiale e un quadro della situazione attuale. Io non so neanche se lo guarderò il mondiale del 2026, perché mi aspetto un mondiale come quello che abbiamo appena visto. Mi ha fatto schifo, cioè, questo mondiale. Mi è proprio piaciuto. Dopo gli ultime 3-4 stagioni molto belle, molto tirate, molto lottate fino alla fine, eccetera, eccetera, io vedere... Già Marquez mi sta un po' sui coglioni e poi rende le gare brutte, perché lui va troppo più forte degli altri e le gare diventano brutte, noiose, monotone, scontate, non mi piacciono.
Ho capito. Quindi ti aspetti comunque Mi una aspetto cosa... un'altra roba del genere, sì. Direi di sì. Anche io non sono un grande fan di Marquez, è naturale che è un talento smisurato, però insomma ho lavorato con lui e ho potuto conoscerlo un po' più a fondo per la relazione che abbiamo avuto. Non mi entusiasma, ucciderà il mondiale anche il prossimo anno se il fisico glielo permetterà. Io proprio avete fatto presto, va là. Va bene, secondo me è così, ma spero insomma, No, mi aspetto... la speranza è un'altra cosa. No, cioè mi aspetto comunque, io mi aspetto che sia un po' più combattuto, secondo me sicuramente speriamo, il più favorito. Questo è auspicabile e speriamo che vada così. Un po' più combattuto, però esatto. non è ancora abbastanza, nel senso che però sì, partiamo da vince... lì. Quest'anno ha fatto una differenza grossa e credo che non fosse così impegnato fino in fondo, almeno in certe gare è riuscito anche a solo il Bez secondo me l'ha messo un po' sotto pressione. Potrebbe, aspettiamo anche Pecco, ma lui è riuscito a fregare anche suo fratello, cioè capite che razza di pesce cane. È vero che per vincere i mondiali bisogna essere un po' così determinati. Come fregare? Se l'è succhiato come il garagolo, diciamo. Ma voglio dire, la differenza di talento lì è evidente. Va tutto bene, però era suo fratello, insomma. Ho capito, ma non è che puoi lasciar vincere tuo fratello. No, lasciare perché vincere è tuo fratello. no, però insomma se l'è lavorato come se fosse un perfetto sconosciuto. È vero che in pista ognuno pensa a sé, però suo fratello poi andava a ballare con lui quando prendeva paga. Io questo non lo capivo, forse è più un problema riferito a Alex che a Mark. Mark ha fatto il suo, è vero. Certo. Ho capito. Allora, brevemente aperta e chiusa la parentesi MotoGP. E l'ultima cosa della quale ti vedo sulla maglia e che avete lavorato anche insieme, volevo parlare invece del progetto un po', la situazione giovani. Finalmente qualcosa di... certo, no, la situazione sia giovani e sia situazione, visto che forse hai appositamente lavorato. È una moto, spiegacela anche la visione secondo me della base del motociclismo italiano, dei giovani, dei bambini, diciamo. Tu hai a che fare con loro? No. Quella è una moto già un po' più per persone un po' più grandi, normali. Noi abbiamo fatto una moto da divertimento e per aiutare i circuiti, i cartodromi, diciamo così, che hanno problemi di rumore ad andare avanti. Questo era l'obiettivo iniziale. Per questo è nata la Thunderbolt e per questo sono nate queste, diciamo così, molti le chiamano pit bike, non sono delle pit bike, sono delle naked piccole con le ruote da 12, quindi grandi come uno scooterino, elettriche, per fare poco rumore, per inquinare poco. Ma non è tanto l'inquinamento il problema nostro. Il problema nostro voleva essere proprio il rumore. A Galliano hanno il circuito di cui si parlava prima, hanno sempre da tempo, da anni, un problema con un vicino che li vuol far chiudere, che c'è sempre il vicino che 2 giorni va in comune a rompere le scatole, poi arriva il comune, arrivano i vigili urbani, insomma, i decibel. Ed erano disperati qualche anno fa. Allora io gli dissi: compra delle moto elettriche, perché avevo fra l'altro appena provato una Zero, ed ero rimasto stupefatto dal gusto che mi aveva dato questa moto, perché vanno veramente forte e sono divertenti e facili da usare. Non c'era niente sul mercato di già fatto, si trovavano solo degli scooter cinesi che non erano adatti per lo scopo, e allora, come quella volta della Rosina, io da bravo arteriosclerotico romagnolo, vabbè, ma la facciamo noi una moto elettrica, se ci vorrà 6 mesi le facciamo. Poi invece ci abbiamo messo un paio d'anni, perché poi dopo la pignoleria avevamo fatto un paio di prototipi che abbiamo messo da parte, non andava abbastanza bene, eccetera, e alla fine è venuta fuori questa moto che è molto divertente, funziona decisamente bene, tanto che poi qualcuno della federazione italiana mi aveva chiesto e mi aveva steso un tappeto rosso per fare la versione da gara, quindi per fare un trofeo, cosa che non è mai è partita, ma non è mai sfondato, perché chi vuol correre vuol sentire anche il rumore, giustamente.
Sì. Però la moto funziona bene, abbiamo deciso di provare a farla diventare un business. Poi stiamo cercando adesso di fare la versione stradale, solo per i 14enni L1, piccolina, insomma, quella che farà purtroppo solo i 45 all'ora. Continuare comunque a dare una mano ai circuiti che ne hanno bisogno, e però poi allargare un po' la fascia di mercato, andando a vedere se qualche ragazzino ha voglia di comprare la moto elettrica. I ragazzini ormai hanno più voglia di comprare l'iPhone, purtroppo, che rispetto al ciclomotore, però noi quello facciamo. Ho capito, ho visto un video del Gram che prova la moto, dove era Telec, ma sì. Bello. Sì, Gram, spero futuro ospite, tra l'altro, lo vogliono invitare. Rezzo, ma l'ibrido può essere un nuovo motore, nuova frontiera? può essere una nuova frontiera? No, non lo so. Beh, ma non lo so. nel 27 no, c'è una parte ibrida, dico una cavolata forse, nel 2027 nel regolamento. Nei regolamenti? Non lo dico so. una cazzata, mi ricordo. No. A me non risulta. Non risulta. A me risulta 850 Sì, la no, ho detto una cavolata. MotoGP. Però forse tipo No, la Moto 3 che sentita. diventa bicilindrica 700, se non sbaglio. Se non sì, o Yamaha, cosa fanno? Yamaha mi sa? Penso di sì. Quella è interessante perché diventa una Moto 3 un po' più vicino alla Moto 2, no? Dovrebbe essere una categoria un po' più... Ma guarda, dopo i due tempi di interessante io non trovo Fondamentalista. No, soprattutto a me non piace proprio la formula monomarca che c'è nella Moto 2 e che diventerà anche la Moto 3. Perché no? Perché è un monomarca e perché toglie interesse, ancora di più interesse nella tecnica e quindi nella massima espressione del motociclismo, eccetera. Vogliono continuamente, ma ormai è il trend, dare importanza soprattutto solo alla MotoGP, che tutti gli sponsor vadano là, che diventi grande solo quella, e credo che la strada sia quella poi che fra qualche anno toglieranno anche la Moto 2 e la Moto 3. il titolo di mondiale, la Moto 2 e Moto 3 diventerà magari Coppa del Mondo, credo, sì, ma già quella è una roba che hanno già attualizzata, mi sa, cioè è una roba già non sì, so perché se è confermata, tanto i ma mondiali tipo vogliono togliere anche quelli di prima, quindi sì, quello dico, già. sì, cioè che tipo Vale ne ha vinti, ne avrebbe vinti 7 tipo. Nieto 0. Agostini 8, Agostini Nieto 8. 0. Capito? Cioè cambiano un po' di Nieto Vabbè. 0, ma Biaggi 0. Biaggi 0. Ci vorrebbe un'altra puntata qui, ma Dai, Max, perché Max deve venire, aspettiamo anche Max. Ragazzi, io vi ringrazio, cioè io andrei avanti, ma andiamo a mangiare. andiamo a mangiare, io Sì, ho che va. fame. Posso fare altro che ringraziarvi, è stato secondo me Grazie troppo a te, corto, Mick. ma abbiamo detto solo alcune cose che potremmo dire anche tante altre volte, e voglio invitare, avrei piacere di riavervi anche quando c'è qualcun altro, tipo se chiama Graziano, non lo so, insomma. Grazie, vengo volentieri a salutarlo. Piacere, ad abbracciare. è bello Non fare fate che non vedo. un salottino di questo livello qua, oggi mi sono divertito. E quindi, grazie a Dodrudi, grazie a Lorenzo Reggiani, la regia, a tutti i nostri ragazzi, i nostri follower. Ciao a tutti, e questo è Mick Bubble e a presto. Ciao a tutti. Applausi. No, li metto qui. io